Salve a tutti bella gente e benvenuti in questo nuovo video dedicato al Giappone, questa volta un po' diverso rispetto a quelli precedenti. Oggi infatti faremo un vero e proprio pellegrinaggio dedicato ai luoghi più iconici tratti dai film del maestro Shinkai, celebre regista e animatore giapponese famoso per enfatizzare la bellezza visiva delle ambientazioni quotidiane della capitale nipponica. Ripercorreremo le orme del regista visitando l'enorme parco di Shinjuku alla ricerca della famosa panchina dove Shinkai ha raccontato l'incontro dei protagonisti nel cortometraggio Il giardino di parole, per poi avventurarci nelle stradine nascoste e meno turistiche di Shinjuku dove ha preso vita la magica storia di Your Name. Scopriremo come Shinkai abbia utilizzato le tradizioni antiche, i paesaggi urbani e l'incredibile bellezza della natura per comunicare le emozioni universali celate nell'animo umano. Insomma, iniziamo senza indugi questo pellegrinaggio cinematografico all'insegna della bellezza insita nelle opere di Makoto Shinkai. Anche questa mattina giornata spettacolare a Tokyo, non c'è una nuvola in cielo, dritte alla stazione di Asakusa. Eccoci fuori dalla stazione, ci ha portato al parco, non mi ricordo il nome, Shinjuku Gyoen mi sembra. E sono stra emozionato, andiamo a vedere il caffè La Bohème, dove Taki-kun nel Kimi no Na wa in Your Name lavora. Rientreremo al parco dove c'è il gazebo, dove avviene l'incontro costante tra i due protagonisti. Tanta roba. E poi andremo alle scale, famose scale dove si incontrano Mitsuha e Taki. Che top! Eccoci alle mie spalle, caffè La Bohème. Purtroppo è chiuso, penso sia aperto solo la sera. C'è sempre persone dentro, come potete vedere, le famose scale, bello. Vediamo dopo se riesco a venire qua a mangiare, così riesco a farvi vedere meglio chiaramente di così. E adesso entriamo nel parco, andiamo a vedere il gazebo famoso. Dentro c'è uno Starbucks super figo che andremo a vedere anche perché è molto bello, grattacieli intorno e il cinguettio degli uccellini. Entriamo. Allora, l'entrata nel parco costa 500 yen e devo dire che ne vale assolutamente la pena. Ci sono ristoranti, come vi dicevo prima c'è lo Starbucks molto famoso. Devo dire che il maestro Makoto Shinkai ha perfettamente riproposto in maniera animata le sensazioni, i rumori, i suoni, la pace che si prova in questo parco. Veramente mi sembra di entrare nell'anime e l'anime stesso ripropone perfettamente e evoca perfettamente le stesse identiche sensazioni. È incredibile. Non ho la più pallida idea dove sia il gazebo, però lo troveremo. Nel frattempo continuo ad esplorare. In tutte le opere di Shinkai, le emozioni evocate dalle immagini vanno a braccetto con le tradizioni e rappresentazioni intrise di cultura giapponese. In entrambi i film, Il giardino di parole e Your Name, Shinkai si ispira ai versi di una delle più antiche collezioni di poesie waka, ovvero il Manyoshu, in italiano il raccolto delle 10.000 foglie. Nel cortometraggio ambientato in questo parco, il regista fa transitare l'opera sui binari di una poesia breve, recitata all'inizio dell'opera e alla fine. Questo tanka non solo funge da filo conduttore emotivo tra inizio ed epilogo del film, ma ispira tutto il mondo dipinto intorno ai personaggi. La pioggia, infatti, nei versi poetici come nel cortometraggio, fa quasi da protettrice e scandisce la cadenza degli incontri dei due protagonisti.
panorama molto zen. Con la casetta alle mie spalle che abbiamo visitato è stata costruita nel 27, ho letto, 1927. Molto zen questo luogo che trasuda pace in tutti gli angoli, veramente. Anche nell'altro tempio a Ueno c'è sempre questo alone mistico in questi giardini che è incredibile, veramente. Super carini i bambini che danno da mangiare le carpe koi. Gigantesche tra l'altro, Le aspettavo più piccoline. Ma a forza di ricevere cibo dai bambini mi sa che si ingrossano facilmente ste carpe. Una cosa curiosa è che moltissime persone si dedicano alla pittura nel parco. Non so se si sente, ma i rumori contrastanti tra la metro che passa e il cinguettio degli uccellini rappresenta perfettamente Tokyo. C'è questo contrasto ossimorico tra la tecnologia e la spiritualità, perfettamente rappresentativo. Nel giardino di parole e in Your Name troviamo espresso un altro concetto giapponese portato alla ribalta ultimamente anche dal famoso film di Wim Wenders, Perfect Days, ovvero il komorebi. Parola che definisce il gioco di luci ed ombre che la luce solare crea quando filtra attraverso i rami e le foglie degli alberi. Mentre siamo qui, siamo entrati da questa entrata, abbiamo fatto tutto il giro del parco attraverso queste pozze e ancora non abbiamo visto il gazebo, quindi presumo di trovarlo in quest'area. Se non è quello che abbiamo visto e il buon Makoto Shinkai l'ha reinventato. Mettiamo un attimo in pausa la ricerca del nostro gazebo per dirigerci verso il meraviglioso Starbucks situato tra il Formal Garden e il Landscape Garden. Anche se sulla carta non rappresenta un'esperienza prettamente giapponese, vale assolutamente la pena sedersi comodamente sorseggiando un buon tè mentre si ammira la bellezza del parco dall'immensa vetrata che si affaccia sullo stagno centrale. L'edificio inaugurato nel 2020 si ispira in chiave moderna alla tradizione giapponese, richiamando lo stile delle case nipponiche con il tetto a padiglione, i pilastri di supporto quadrati e l'ampia e luminosa vetrata. Se non vi siete rilassati abbastanza, fate come me. Sdraiatevi beati e camminate a piedi nudi sul soffice Landscape Garden, dietro alla caffetteria. Momento relax che è stato puntualmente interrotto dall'arrivo di uno sciame di bambini attratti dai miei lineamenti alieni. Sono appena stato sommerso dai bambini di un asilo qui di Nakano e ho parlato con una delle mamme lì, tremendi, tremendi, mi hanno sommerso. Volevano che io parlassi in italiano, quando parlavo in italiano scoppiavano a ridere. Tra l'altro, con una delle mamme che si sono avvicinate per salvarmi dal gruppetto di bambini scatenati, sono ancora in contatto. No, birbanti, non fate pensieri maliziosi. Durante la conversazione con Masami abbiamo scoperto di essere entrambi appassionati dell'anime di Attack on Titan e tuttora ci scambiamo messaggi e consigli sulle nuove uscite. Ma bando alle ciance, ritorniamo alla nostra missione gazebo. Dopo essermi reso conto di esserci passato letteralmente di fianco senza accorgermene, sono tornato indietro al giardino giapponese, dove finalmente ho potuto appoggiare i miei occhi, e non solo, sulla famosa panchina del giardino di parole.
entrambi i film i protagonisti sono connessi da un legame talmente forte che sembra quasi che una forza abbia cospirato per farli incontrare. Questo legame ha un nome specifico nella cultura giapponese, ovvero il musubi. Questo concetto esprime il legame spirituale che lega ed interconnette le persone e tutto ciò che le circonda, siano esse materiali o eterei. Nello Shintoismo viene considerata una forza primordiale che genera e connette l'universo intero. Connettere le persone è musubi, lo scorrere del tempo è musubi. Tutto questo è dovuto al potere divino. Per questo motivo i fili che intrecciamo sono una tecnica divina che rappresenta lo stesso scorrere del tempo. Si uniscono e prendono forma, si torcono, si intrecciano, a volte si sciolgono, si spezzano e si uniscono di nuovo. Quello del musubi è un concetto che permea l'intera filmografia di Shinkai. Il regista, infatti, oltre ad enfatizzare la sua spasmodica ricerca della bellezza in ogni cosa, vuole anche comunicare l'interconnessione quasi magica che lega i protagonisti ed il mondo nel quale interagiscono. Eccoci, appena uscito dal parco, bellissimo, meraviglioso. Occhio, lunedì è chiuso e adesso andiamo verso il Suga Jinja a vedere le scale di Your Name. Vamos. Ok, ci stanno avvicinando a passo spedito. Il quartiere qui è super residenziale, contrasta molto con l'atmosfera della Tokyo che c'è in tutto il film. È curioso che li abbia fatto rincontrare qui. Wow, bello. Sono anche tanti templi, sono 2 in 100 metri. Ragazzi, il pellegrinaggio è concluso, ecco le scale di Your Name. Makoto Shinkai, considerato anche come l'erede intellettuale di Hayao Miyazaki, nelle due opere esplora l'importanza delle connessioni umane e le esalta nella loro purezza come strumento per ritrovare se stessi. Attraverso le relazioni, i protagonisti trovano la forza per superare i propri ostacoli emotivi e materiali. Il regista ci prende per mano e ci accompagna verso l'apertura all'altro essere umano, mostrando come la magia permei costantemente anche i piccoli incontri e i gesti quotidiani. Ogni connessione è unica ed irripetibile, tanto quanto immanente e passeggera, concetto spiegato dal termine giapponese mono no aware, ovvero la consapevolezza della caducità delle cose e dell'essere umano stesso. Shinkai, attraverso i suoi personaggi, portatori di tradizioni, cultura e concetti intrisi di significato, ci mostra l'importanza di ritrovare fiducia nelle relazioni umane, considerare l'altro, con la sua unicità e diversità, come un arricchimento prezioso ed irrinunciabile che custodisce parte di noi stessi. Oppure, come nel giardino di parole, semplicemente aiutarci e supportarci a superare i nostri stessi limiti. In poche parole, gli altri esseri umani sono la chiave per recuperare pezzi di sé nascosti. E chissà se alla fine i protagonisti non stessero cercando altro che loro stessi, specchiandosi e riflettendosi negli occhi dell'altro.